Negli scorsi video abbiamo visto le azioni e le obbligazioni, oggi vedremo gli ETF, come meglio noti Exchange Traded Fund. In questo video vedremo la definizione, cosa servono all'interno del nostro portafoglio, quando iniziare a investire, pro e contro e tutto quanto quel che serve. Gli ETF sono un mix tra fondi di investimento e delle azioni. Più o meno hanno le stesse caratteristiche di entrambi, ovvero sia, essendo un ETF, come dice la parola stessa, Exchange Traded Fund vuol dire che è un fondo di investimento. Quindi all'interno dei fondi di investimento troveremo tantissime cose diverse, contengono tante azioni diverse, ossia per formare un ETF in base al mercato che è di riferimento avrà tante piccole partecipazioni di tante piccole aziende, ovviamente non percentuali troppo grandi perché potrebbero trovarsi anche 500, 1000, 1500 aziende e così via. In base all'indice di riferimento avrà tante diverse aziende, ossia tante piccole azioni di diverse aziende che formando tutte quante queste azioni creeremo il nostro ETF di riferimento. Confronto ai fondi di investimento, gli ETF sono molto economici. Esempio lampante, possono variare dallo 0,09% di costo annuo ad un massimo di l'1%, quello proprio che costa il massimo. In media comunque costano tra il 0,20 e il 0,50%. Un costo di commissione molto piccolo per una diversificazione molto grande. Quindi, come abbiamo detto, meno costi, più efficienza, più diversificazione e fanno tutto quanto loro all'interno del nostro portafoglio. Ed è un costo veramente bassissimo. Motivo per il quale, sia che se voi siete esperti che voi siete principianti, gli ETF al 99% delle volte rappresentano almeno il 50% del vostro portafoglio. Gli ETF forniscono ai loro investitori una buona diversificazione all'interno del loro portafoglio. Come abbiamo detto negli scorsi video, diversificare il proprio portafoglio è la chiave per il successo, ovvero all'interno del vostro ETF tra le partecipazioni ci saranno diversi settori, dall'informatica, alla tecnologia, al finanziario, alla medicina, alla comunicazioni, telecomunicazioni, trasporti, eccetera. Ma all'interno delle varie piattaforme possiamo trovare anche ad esempio inerenti ai vari mercati, come ad esempio obbligazioni, materie prime, oro, qualsiasi cosa che vi venga in mente, al 99% delle volte esiste anche attualmente su criptovalute come Bitcoin e Ethereum. Adesso vanno abbastanza di moda questi ETF sulle criptovalute, negli ultimi 2-3 mesetti sono usciti qualcheduno, e anche ETF obbligazionari. Dall'ultimo annetto si ha un attimino la moda di, al posto di andare a investire in obbligazioni, andare a comprare ETF obbligazionari. Fate attenzione per il semplice fatto che alcune tipologie di ETF obbligazionari non danno le cedole, diversamente dalle obbligazioni pure, mettiamo così. Obbligazioni, come ben sappiamo nello scorso video, danno delle cedole. Vedremo in un video a parte di ETF obbligazionari, però ecco, volevo far notare questo piccolo dettaglio, che molte persone mi dicono ho investito in un ETF obbligazionario ma non mi dà le cedole. Ok, vero che non ti dà le cedole, potevi guardare all'interno della descrizione se era a distribuzione e dava anche in generale cedole. Se volete cercare un ETF in generale, basta andare su Just ETF, che vi dà un elenco completo di tutti quanti gli ETF che esistono e che noi italiani possiamo più che altro comprare. Non dirò il motivo per il quale alcuni ETF non si possono comprare, perché altrimenti ci impieghiamo 50 anni. Però sappiate che quando voi guardate un video americano o un video di una persona inglese o un francese o un tedesco, sappiate che al 99% delle volte potete comprarlo, al 1% delle volte con l'ETF no. Quindi, come abbiamo detto, sono buoni diversificati, costo molto basso e direi che siamo a posto. L'importante è ricordarsi che comunque comprendo un grande rischio. Sono praticamente come delle azioni, a parer mio. Perché dico questo? Per il semplice fatto che hanno delle grandi fluttuazioni nei periodi di crisi. Ad esempio, Covid 2020, successo che da febbraio a marzo molti ETF sono crollati del 30, 40, 50, alcuni anche 60-70%, perché ovviamente il loro indice di borsa di riferimento è crollato a sua volta. E quindi cosa succede? Il rischio è sicuramente presente, anche se sono molto efficienti, ma comunque comportano dei grandi rischi. Sono come delle azioni in base al nostro profilo di rischio. Ricordiamoci che dobbiamo investire in ciò che noi siamo sicuri che, tenendo ferma quella parte di liquidità,
stiamo bene con noi stessi. L'importante è quello. Noi non andiamo mai a investire in qualcosa che noi andiamo disposti ad andare a perdere i nostri soldi. Anzi, andiamo a investire soltanto in qualcosa che io sono sicuro che, indipendentemente da quanto tempo io ci vado a investire, sono sicuro che prima o poi mi renderà quel tot che io spero, o che comunque che io mi prefisso, il mio obiettivo che voglio raggiungere, che sia di 8 anni, 10 anni, 20, 30, 40, 50 anni. Gli ETF sono il miglior modo, secondo me, a investire sia per principianti che per esperti. Ricordatevi sempre che gli ETF hanno tantissime partecipazioni all'interno di questo fondo di investimento, di tantissime diverse aziende o materie prime o in base a quello che sta come indice di borsa di riferimento. E ricordarsi sempre che all'interno delle varie partecipazioni ci sono delle piccole percentuali. Cosa vuol dire? Se ad esempio, non so, c'è scritto 4% di Microsoft, vuol dire che all'interno di quell'ETF, quel valore che ad esempio, non so, potrebbe essere 88, 100 euro, mettiamo così. Se ad esempio sono 100 euro il costo di quell'ETF, quel 4%, ossia 4 euro, è di Microsoft. Quindi come iniziare a investire in ETF è abbastanza un attimino da fare alcune premesse, nel senso bisogna conoscere molto bene in cosa si vuole andare a investire, perché ovviamente ci troveremo 50 miliardi di prodotti diversi, quindi sapere in che mercato più che altro vogliamo andare a investire, che sia quello americano, che sia quello europeo, che sia soltanto quello italiano, il cinese, il turco, il messicano, il giapponese, eccetera, eccetera, eccetera. Dobbiamo sapere cosa andiamo a investire. Un mio consiglio personale è ricordarsi sempre che esistono anche ETF che rispecchiano tutto quanto il mercato generale globale, altri che rispecchiano soltanto i mercati emergenti, altro ancora che rispecchiano i mercati sviluppati. Questi tre secondo me sono quelli un po' più principali. Gli ETF secondo me sono quasi sempre presenti in ogni portafoglio, sono diversificati, basso costo, efficienti, perfetti. Essendo che hanno queste tre caratteristiche, tanta roba gli ETF secondo me, perché ovviamente hanno un rischio molto inferiore che andare a comprare un'azione singola o andare a comprare un'obbligazione singola. Se possiamo avere all'interno dell'ETF tante piccole partecipazioni di tante azioni diverse o obbligazioni diverse, o materie prime diverse, o criptovalute diverse. Quindi sono molto comodissime sia che voi siete principianti che siate esperti. Ovviamente faremo un video pratico anche sugli ETF, ma farò alcune premesse giusto per le persone che magari sono un attimo un po' più esperte, sanno già più o meno come sono e che mercato vogliono andare ad acquistare. Di ricordarsi sempre, fare attenzione che gli ETF che andate ad acquistare sono di due tipi principalmente: ad accumulazione e a distribuzione. Accumulazione: ricordarsi sempre che non riceveremo mai un dividendo, anzi, se all'interno delle quelle partecipazioni ci sono alcune aziende che danno del dividendo, verranno reinvestite in automatico all'interno dell'ETF, senza che noi facciamo niente. Ricordarsi poi che a distribuzione vuol dire che avremo una certa remunerazione, ovvero l'ETF, come le azioni, staccherà una piccola parte del loro, praticamente, del valore, e ce la darà a noi azionisti e avremo investito in quell'ETF, proprio come le azioni. Ovviamente faremo un video un attimo un po' più pratico inerente a questo, ma ricordarsi che se a distribuzione noi riceveremo un dividendo con percentuale / stima abbastanza già prefissate da inizio anno o a metà anno, in base se il dividendo lo danno ogni 3, 6, una volta all'anno, proprio come delle cedole obbligazionarie. Altra cosa importante: che tipologie di applicazione sono, se sono fisiche o sintetiche, ossia fisiche, ad esempio, non so, l'emittente in questione è BlackRock, eccetera, eccetera, avranno tutti quanti gli strumenti di quell'indice. Se ad esempio sono il 4% di Microsoft, vuol dire che avrà il 4% di Microsoft di azioni e così via per tutte quante le altre, non so, 500, 1000, 1500 aziende che ci sono all'interno di quell'ETF. Sintetici invece non detengono al 100% tutte quante le variazioni o partecipazioni che si hanno all'interno di quell'ETF, ma possono avere ad esempio la liquidità tale per averla, o hanno alcuni sottostanti di questi mercati, però ecco, ricordarsi sempre che la fisica al 100% quell'emittente ha quella porzione di partecipazioni, sintetico invece no. Però ci sono 50.000 di esempi di sintetici, sarebbe un altro video dedicato
ed è anche questo caso molto lungo, però ricordarsi che fisico ce l'hanno, sintetico vuol dire che non hanno queste partecipazioni, o ce le hanno in parte o hanno le liquidità per farlo ma non lo fanno, giusto per avere un costo inferiore e quindi successivamente diminuire anche il costo dell'ETF di commissione annua. Altri due valori da tenere in considerazione sono la dimensione del fondo, ovvero quando noi andiamo a investire all'interno di un ETF sappiamo sempre quanti soldi sono investiti su quell'ETF. Quindi il mio consiglio personale è cercare di investire in ETF che hanno perlomeno tra i 300 e i 500 milioni già investiti in quell'ETF. Il lato molto importante è sapere quando l'ETF è stato creato, praticamente quanto è il suo storico più che altro. Da lì almeno riusciamo a capire se l'ETF è molto valido, perché se ad esempio la maggior parte degli ETF sono, non so, del 2009, 2008, 2007, perché sono strumenti finanziari molto giovani ma con molto potenziale, sappiamo che comunque hanno un certo storico, hanno una certa solidità e siamo sicuri che di quanto è che può rendere questo ETF in generale. Non vuol dire che se ha fatto il 400% dal 2009 a oggi come un classico SWDA, ma più che altro c'è da ricordarsi che se l'ETF è stato creato nell'ultimo anno, 2 anni o 3 anni, magari disincentiva molte persone a iniziare a investire su questo ETF. Quindi ecco, in linea di massima cercare di andare anche a investire in ETF che hanno un certo storico o che sono stati creati da un bel po' facilita anche l'investitore a essere sicuro delle proprie scelte. E ultimo valore da tenere in considerazione sono le partecipazioni all'interno dell'ETF. Come abbiamo detto, ogni ETF in base al mercato che va a investire avrà dalle 2 o 3 partecipazioni alle 3.000, 4.000, 5.000. Principalmente sono tra i 500 e i 1.500. Comunque, ecco, ricordarsi che avere un portafoglio diversificato sia di ETF che di azioni, obbligazioni, eccetera, eccetera, ricordarsi sempre che gli ETF sono un prodotto finanziario molto diversificato, con basso costo, hanno le stesse potenzialità in qualsiasi portafoglio. Detto tutte quante queste cose teoriche, consiglio vivamente a tutti voi di iniziare a investire in ETF. Se sono i vostri primi risparmi e volete buttarvi, diciamo così, nei mercati azionari e quindi ottenere dei grandi risultati già dopo 3-5 annetti. Ricordarsi sempre che gli ETF secondo me sono da considerare come delle azioni e quindi sono investimenti per il medio e il lungo periodo. Più voi tenete queste tipologie di prodotti finanziari, più avrete delle grandi soddisfazioni sia a livello personale che vedere il proprio capitale crescere nel tempo fa sempre gioire tutti quanti, sia per i vostri obiettivi futuri, sia in linea generale, perché esiste sempre questo piccolino interesse composto che piano piano farà crescere e decollare i vostri ETF, sia che siano di accumulazione sia che siano di distribuzione. Quindi, mio consiglio personale, se non vi serve un dividendo in linea generale, scegliete accumulazione, anche perché sono più efficienti in termini fiscali, perché se ricevete un dividendo dovete dare in qualsiasi modo il 26% di tasse e quindi secondo me se non dovete avere una piccola percentuale o remunerazione data dai vostri investimenti, sicuramente scegliete la tipologia di accumulazione. Se invece ad esempio vi serve, no, caspita, io investo 10, 30, 50.000 euro, ma ho bisogno di almeno 1.000-2.000 euro all'anno, gli ETF sicuramente possono darvi questa piccola soddisfazione o grande soddisfazione, però c'è da ricordarsi sempre che dovrete pagare il 26% di tasse e quindi non ha senso avere un ETF a distribuzione che vi dà un dividendo e andare a reinvestire quell'ETF con quella, o andare a investire in un altro ETF. Se magari andare a investire in un altro ETF, sì, c'è un po' di senso. Se ad esempio vorremmo farci, non so, un piano d'accumulo di 200-300 euro al mese, ma non riesco a raggiungerlo col mio earning e spending che io ho, giustamente avere una piccola remunerazione da questa distribuzione ha un po' di senso, sì. Non consiglio di andare a reinvestire lo stesso ETF, a quel punto scegliete l'accumulazione direttamente perché
non andate a investire quel 26% di tasse che dovete allo Stato. Basta. Quindi consiglio mio personale, ETF sono la crème della crème, punto, finito. Detto questo, vedremo sicuramente un video un po' più dedicato a tutti quanti gli aspetti un po' più pratici per andare a acquistare gli ETF. In linea di massima, questo è quanto. Abbiamo fatto la linea teorica, la definizione, cosa servono, più o meno dei pro e contro in linea generale, e ricordarsi sempre che rispecchiano e replicano un indice di riferimento. L'importante è questo, sia che vi siete esperti, sia che siete principianti. Sempre sicuro che il vostro investimento andrà alla grande se lo tenete per parecchio tempo. Detto questo, ciao, alla prossima!